Allora, secondo me c'ha sapore, il sapore c'è. Ho ottimizzato la tecnica per un uso mio personale. Non volendo portarmi dietro la canaletta, cosa ho fatto? Ho usato la griglia che avete visto l'altra volta, cioè il setaccio, scusate. Setacciando ho materiale molto più fine rispetto all'altra volta. E cosa faccio? Il materiale raccolto, adesso questo qua lo svuotiamo e vi faccio vedere. Il materiale raccolto che è qua sotto non lo verso dall'altra parte sull'altro telo, ma cosa faccio? Per praticità prendo la paletta, ne recupero un po' e lo metto direttamente nella batia. 2 palettate, 3 palettate e rimetto il cesto qui e vado avanti. Il materiale comunque ce n'è sempre, e per ottimizzare al minimo l'attrezzatura da portarsi dietro quando non si vuole portare dietro la canaletta. Il clacson che avete sentito vuol dire che è arrivato il mio amico camperista il nonno. Oggi abbiamo una missione insieme a Camperista il nonno, quella di ricreare un piatto della cucina del Klondike di oltre 100 anni fa. Per me è facile, Camperista è arrivato, adesso vado da lui, ha portato i viveri e quindi cucineremo. Ma visto che è un pranzo a tematica Klondike, pensate che una volta nel 1897 nel Klondike c'era la legge della tonnellata. Adesso mentre vado in là vi racconto questa legge, così capite la differenza tra la fatica che facciamo noi oggi cercatori e quella che facevano gli eroi cercatori di una volta del Klondike. E sì, erano proprio degli eroi, perché la polizia a cavallo canadese impose una regola ferrea. Nessuno poteva entrare nel territorio dello Yukon senza una tonnellata di provviste, circa 1000 chilogrammi. Sapevano che senza cibo per un anno intero nessuno ce l'avrebbe fatta durante l'inverno. Quindi chi voleva scavare lì doveva trasportare tutto a spalla su per il Chilkoot Pass, facendo anche 40 viaggi avanti e indietro, carichi come muli. Ok, sono quasi arrivato. Là in fondo vedo il camper, ecco il Mario, quindi mi avrà visto, sì, eccolo là. Oh, sto arrivando. Ciao cagnoni, hai portato gli ingredienti? Oh dai, perfetto dai. Oggi useremo una torcia svedese per cucinare. Usiamo il tronco svedese perché una volta usavano questo tipo di sistema perché aveva 2 vantaggi. Il tronco all'interno era secco, quindi bruciava bene per tanto tempo, quindi non c'era bisogno di alimentarlo con troppa legna, e in più anche perché nel Klondike comunque il terreno era molto bagnato, molto umido, e quindi avere una base che non veniva a contatto col bagnato, l'umidità, permetteva di cucinare come faremo noi sulla superficie di sopra. La ricetta di oggi è una ricetta del Klondike che trovate sul mio libro. Il Mario, come vi ho detto prima, mi ha portato gli ingredienti, che sono dei fagioli che ha preparato il giorno prima perché erano liofilizzati, secchi, della polvere di senape che abbiamo già diluito con dell'acqua, della cipolla anche lei liofilizzata e della pancetta. In più c'è un altro ingrediente che può essere tra la melassa o lo sciroppo d'acero. Noi useremo lo sciroppo d'acero. Io spiegherò la ricetta e il Mario farà il cuoco e lui cucinerà.
Partiamo con la ricetta. Prima cosa da fare è mettere dentro la pancetta. Questa qua è una pancetta affumicata. Quindi adesso cosa succede? Allora, una volta che il grasso si è sciolto dobbiamo separarlo dalla carne, insomma rimane il nostro olio e la pancetta, questa qua, la tiriamo via per condire poi dopo i fagioli. Sì, non è olio ma è grasso. No, è l'olio, sarebbe il nostro olio. Sì, l'olio del Klondike. Ecco. Ora nel grasso aggiungeremo la cipolla, ok, senti che buon profumino, Mamma mia. mentre questa è la pancetta che metteremo su alla fine. Allora adesso andiamo avanti con la ricetta. Unisci i fagioli, perfetto. Ora ci vuole la melassa, però noi usiamo lo sciroppo d'acero, eccolo lì. Ok, la senape, si sente l'odore. E adesso dai una mescolatina e poi dobbiamo aggiungere l'acqua per coprire i fagioli. Allora aggiungiamo l'acqua, dobbiamo coprire tutti quei fagioli. Perfetto, mettiamo un po' dritto, ok, e adesso lasciamo che cuocia per il tempo che serve. Comunque adesso a noi ci servirà anche del pane, credo, perché fare la scarpetta poi con questa roba qui Lo facciamo in camper, ti faccio vedere come si fa il pane in camper. Ah, perfetto. Lo troverete però nel mio video sul canale Camperisti in Donna Big House, trovate il link in descrizione. Perfetto, quindi andiamo sul tuo canale appena abbiamo finito il video. Il pane è uscito, come potete vedere, è ancora bello fumante e dopo lo assaggiamo. È come quello che facevano al tempo del Klondike, anche questo. Ok, siamo a metà della cottura. Adesso aggiungeremo ancora un po' d'acqua perché si sta asciugando. I fagioli sono quasi cotti. E perché stiamo utilizzando questi ingredienti? Perché i cercatori d'oro non mangiavano per piacere, ma per ingegneria alimentare. Cioè sceglievano ingredienti che non gelavano, che pesavano poco, che non marcivano e che davano al corpo la forza di non congelare. Difatti nella nostra ricetta usiamo dei fagioli secchi, scelti perché sono un cibo concentrato, privi di acqua, pesano pochissimo e il loro volume è 1/3 rispetto a quando vengono cotti con l'acqua. Fornivano proteine e carboidrati al lento rilascio energetico per l'organismo. La pancetta affumicata o salata era la fonte dei grassi saturi, cioè il grasso era essenziale per isolare il corpo dal freddo. Il sale o l'affumicatura invece conservavano la carne per lungo tempo, evitando che marcisse. La melassa o lo sciroppo d'acero era la parte zuccherina, quindi era per un'energia immediata. La melassa l'avevano solitamente i cercatori poveri perché era lo scarto della lavorazione dello zucchero, mentre lo sciroppo d'acero proveniva dai cercatori del Canada.
e quindi erano quelli, diciamo, cercatori locali, si distinguevano principalmente per queste cose. La cipolla, anche quella c'era, era rara, pochi l'avevano ed era la medicina contro lo scorbuto perché era molto ricca di vitamina C. La senape era fondamentale per la digestione e in più poteva essere usato anche come medicinale. Si usava un po' di senape secca con dell'acqua, della farina messa su un panno che poi veniva messo sul dorso, serviva per riattivare la circolazione sanguigna in superficie e quindi rialzava la temperatura corporea. Come potete vedere, i cercatori di una volta erano proprio dei chimici della sopravvivenza. Questo è il risultato. Sinceramente ci aspettavamo che facesse un po' di sughetto. Ora nella ricetta dice di aggiungere alla fine anche la pancetta che abbiamo tenuto da parte. Come avete visto il pane l'abbiamo fatto e niente, adesso ci tocca assaggiarla e fare una valutazione. Abbiamo fatto la ricetta perfetta come una volta. Come da manuale. Come da manuale cercatori Olio Italia. Allora, secondo me c'ha sapore, il sapore c'è, però ne manca ancora uno più forte, qualcosa di più speziato secondo me, perché l'agrodolce si sente. Magari se ci mette del piccante, ok, o anche il pomodoro, manca proprio un ingrediente in più, qualcosa che dia la spinta. Cerchiamo di trovare una soluzione per questo piatto qua. Sicuramente ai giorni nostri non va bene, è mangiabile, poi se uno è affamato lo trova buonissimo. Sì. Però diciamo che ormai abbiamo un palato molto più fino e quindi tu cosa avresti messo per renderlo migliore o accettabile? Io adesso come adesso li ho messi i peperoni che li avevo già aperti, i peperoni grigliati, li ho messi dentro, insomma ho fatto un tipo kebab e ha già cambiato sapore, un po' di senape in più, li avrei precotti con la pentola a pressione, così un quarto d'ora massimo erano cotti e poi passati in padella come abbiamo fatto adesso, come se fossero fagioli in scatola, con un pochino di salsa, pomodoro. Passata, insomma sì. Qualcosa, pelati, insomma. Anche dell'olio magari. E un po' di olio. Per avere una base un po' di sughetto. Perché... O molta più pancetta per fare più grasso. Adesso ho messo anche un po' di senape per dargli un po' di sensazione di liquido. Perché il sapore c'è, però manca un qualcosa in più che... Però tutto sommato è buono, dai. Sì, è mangiabile, non è che faccia schifo. Infatti per quello che dicevo, se una ha fame lo trova squisitissimo. Questo video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto, che le informazioni che vi ho dato su a cosa servivano e perché e tutto il resto nel Condai, come si viveva e come mangiavano. Oggi abbiamo fatto proprio la prova sul campo per sentire un sapore della mia ricetta, del mio libro. Se volete vedere la seconda parte, o meglio l'altra parte del video in cui c'è il Mario che fa il pane e fa vedere altre cose tecniche, andate sul suo canale, sotto c'è il link e andate a vedere anche l'altra parte. Da parte mia, da parte del Mario Camperisti il nonno, vi salutiamo. Buona continuazione. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Entrambi i canali. Chi volesse c'è anche il libro, che trovate il link di iscrizione sia sul suo canale che sul mio. E ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti. Ciao. Compratelo sul mio canale perché così guadagno anch'io.